Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere questa splendida Venere in pesci che è entrata l'11 marzo e uscirà il 5 aprile. Cosa ci porterà? Beh, la Venere in pesci è proprio finalmente l'amore. E mi verrebbe da dire quel video che abbiamo pubblicato l'altro giorno, un messaggio importante da parte dell'amore, io credo che sia stata ispirata proprio da questa entrata di Venere in pesci, che è proprio l'espressione dell'amore, il sogno, l'amore universale. Quindi chiunque è rigido si fa anche un po' più malleabile, diciamo, no? Quindi questa Venere porta una sorta di carezza sul cuore, una carezza sull'anima e toccherà soprattutto i segni, no? Ma soprattutto verranno investiti, finalmente godranno di un rinnovato riposo e abbraccio sul cuore tutti coloro che sono del segno dei pesci, ascendente pesci, chi ha la luna in pesci, ma che anche Venere in pesci. Quindi chi ha Venere in pesci si sentirà proprio una valle di giuggiole, possiamo dire, a seconda dei livelli di coscienza, no? Quindi, per esempio, se state vivendo un momento, avete vissuto un momento difficile a livello emozionale, relazionale, sentimentale e avete la Venere in pesci, per esempio, ci sarà una spinta, una speranza in più, una coccola, un abbraccio, mi spiego? E quindi ci sarà un discernimento tra ciò che non va più per me, ciò che va bene per me e dare credito a ciò che va bene per me, abbracciando con totale fiducia quel va bene per me. Quindi io voglio dedicarci proprio un video a tutti i segni zodiacali di questa Venere in pesci che durerà fino al 5 aprile, a vedere cosa ti porta questa Venere in pesci. Come stavo dicendo, interessa tutti i segni, chi magari ha dei segni un po' più determinati, un po' più focosi, no? Ecco, questa Venere in pesci porterà ancora di più ad essere un po' più malleabili con se stessi, cioè un po' più morbidi, ecco, con se stessi, perché magari dei caratteri un po' più determinati, un po' più guerrieri in questo senso, a volte il lato in ombra è essere meno morbidi con se stessi, no? Io ne so qualcosa, con tanti pianeti in aria, quindi io ne so qualcosa. E quindi ci porta a essere più delicati, più tolleranti con noi stessi, ecco. Quindi detto questo, ragazze mie, partiamo subito. Andiamo a fare i segni, prima di tutto i segni di fuoco, d'aria, d'acqua e poi i segni di terra. Però prima voglio mettere un messaggio di questo amore, perché la Venere è proprio per antonomasia il pianeta dell'amore, ma anche del gioco, dei figli, del divertimento, delle passioni, ok? Qual è il messaggio degli oracoli di Sefirion su questo amore? Cosa ci vuole dire l'amore con questa Venere in pesci? Allora, vediamo un po' cosa ci dicono i Sefirion con questa Venere in pesci. Qual è il messaggio di questa Venere in pesci per il collettivo, per la nostra comunità, per tutto il collettivo? Venere in pesci cosa ci porta e qual è il messaggio dall'11 marzo al 5 aprile? Vediamo. Vediamo un po', ne mettiamo uno, poi ci mettiamo una carta della dea e poi una carta degli archetipi. Vediamo, messaggio principale da applicare a chiunque della Venere in pesci. Allora, vediamo un po'. Iniziazione. Questa è un'iniziazione all'amore. È proprio un'iniziazione. Ci saranno delle prove iniziatiche in questo mese, dall'11 marzo al 5 aprile, che hanno a che fare con l'amore. Vediamo di che natura sono. Bisogna seguire il flusso, proprio come il pesce, no? Il flusso, l'acqua, è proprio l'acqua. La prova iniziatica in questo mese ha a che fare con il seguire le proprie emozioni e soprattutto sentire le proprie emozioni. Spesso noi ci discostiamo dalle nostre emozioni quando sono troppo forti, in un senso o nell'altro, eh? Anche quando sono troppo belle una parte di te dice no, 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 che fai? L'ego, no?
La prova iniziatica credo abbia a che fare con il sentire le proprie emozioni anche quando non ti piacciono, stare lì, anche quando si prova dolore, va bene? Come vi spiego sempre, il dolore devi stare lì, non ti devi chiedere né perché, né per come, né per quando. Non devi farti domande alle cose delle emozioni, le cose delle emozioni. Quindi la prova iniziatica ha a che fare con stare nel flusso, senza domandarti per chi e per come, perché una nuova te sta nascendo in questa primavera. E se noi ci facciamo domande sul perché, per come è andata così, dove è andata così, perché non sta andando, perché sta andando così, ci impediamo di partorirci. Quindi la prova iniziatica ha a che fare con zero domande, stiamo nell'emozione senza giudicare l'emozione e fluiamo. Cuentacuentos, abilità per esprimere la vita attraverso di parole e simboli. Allora vi dicono, divertitevi a giocare con le parole e con i simboli, scrivete delle poesie, scrivete i vostri pensieri, scrivete quello che vi arriva, giocate, cantate, mi spiego, per aiutare il flusso a scorrere, senza focalizzare la mente su un pensiero a loop ripetuto, piuttosto fluiamo con le nostre emozioni, giochiamo. Per esempio, stai male? Ok, viviti il dolore, poi canta una canzone. Mi spiego? Oppure scrivi una cosa. Sei felice? Stai fluendo? Ok, canta una canzone. Mi spiego? Il processo è sempre lo stesso. Dice che la luna, scusami, il Venere in pesci ti porterà le abilità per esprimerti in modi diversi. I linguaggi simbolici, perché sappiamo che il linguaggio dell'anima non è esprimibile sotto forma di parole, ma piuttosto attraverso l'arte, la creatività, che accede a dei livelli di coscienza superiori. E qui dice ti arriveranno queste ispirazioni, stai nel flusso, è una prova iniziatica, giorno dopo giorno. Qual è il goal di questa prova iniziatica? Espanderti. Va bene? Bellissimo messaggio ragazzi miei ragazzi e adesso passiamo ai segni zodiacali. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere questa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile, cosa ti porterà. Vediamo in amore. Andiamo a mettere prima la tua energia, poi l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare, se non c'è nessuno, e cosa succede alla fine in amore. Allora, Ariete, vediamo un po' come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. Vediamo. Cavaliere di spade, l'appeso, la torre. Che sta succedendo qua ragazze? Qua abbiamo un cambio, tu vuoi un cambio, o stai necessitando un cambio, stai vivendo un cambio molto forte. Può arrivare qui una situazione che era ferma, che si sblocca all'improvviso, in modo repentino, a livello amoroso. È possibile che tu abbia avuto una discussione con qualcuno che ha determinato un cambio, una cosa che non avanzava, c'è stata una discussione, c'è stata una rottura con qualcuno. Fatto sta che questa Venere in pesci porta un cambio repentino nella tua vita amorosa. Vediamo la torre, perché la torre? 9 di spade. Ci sono preoccupazioni legate a qualcosa che è successo, che può succedere. Imperatore. Secondo me tu sei stanca di qualcosa che non avanza e mandi all'aria qualcosa, oppure c'è una situazione destinica che arriva, che fa rompere una situazione di fermo in amore. Vediamo un po' la tua persona di interesse nei tuoi confronti, se c'è, altrimenti la persona che può arrivare. Vediamo la tua persona di interesse nei tuoi confronti. 6 di bastoni, 4 di bastoni, wow, 10 di coppe. Qua c'è una persona che vuole avere successo con te, vuole darti tutto. Io credo che questa persona arrivi all'improvviso per te e ti trova in shock un po'. Oppure una persona che era molto orgogliosa, adesso vuole darti tutto. Qua vedo stabilità e amore condiviso. Se è una persona nuova, vedo che una persona arriva e ti prende in shock, non sai cosa fare, mi spiego? Vediamo un po' cosa succede alla fine. Cosa succede alla fine in amore? Cavalieri denari.
la morte. Wow, il mago! Ragazze, qua io vedo un cambio che porta a un inizio, il mago. Allora, qua, se avevi una persona di interesse con cui tutto stava bloccato, con cui tutto stava, e tu hai dato un ultimatum a questa persona, qualsiasi cosa sia, qua arriva un cambio per te. O una cosa andava lenta, per motivi di lavoro, altre responsabilità, no? Andava lenta, ti vedo preoccupata perché non arrivava un cambio. Arriva un cambio all'improvviso. Cambio, un nuovo inizio con il mago, assolutamente, qualcuno che vuole darti tutto. Se non c'è nessuno, ragazzi miei, io vedo che una situazione stava andando molto lenta nell'amore. E che succede? Qua c'è una persona che ti dà un cambio repentino e ti dà tutto, e ti vedo un po' preoccupata. Cioè, un po' così. Qua abbiamo forte il segno dello Scorpione e il del Gemelli. Ma di là del segno è questa l'energia. Vediamo l'energia positiva. Energia positiva, 4 di spade. Io credo che tu te la prendi un po' con calma perché ti sciocca questa cosa. Forse se la conosci già questa persona ci hai discusso perché le cose andavano lente o perché c'era orgoglio dall'altra parte. Va bene, io vedo che tu te la prendi con calma. Così se è una persona nuova, nella misura in cui è una persona nuova, io vedo che tu te la prendi con calma perché qua arriva una persona che vuole tutto spiano, tutto gas. Ok? Quindi dalla tua parte abbiamo, vedi, te la prendi con calma questo 2 di coppe. Vediamo il lato negativo, quale può essere. 8 di bastoni. Qua una situazione che non avanzava, avanza all'improvviso e ti può dare un po' alla testa, un po' in tilt, come se non te l'aspetti, no? È possibile, una cosa arriva, l'hai sempre voluta, la volevi, però a un certo punto dici no, 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 ok? Un po' così. E perché questa Venere in pesci ti porta un'accelerazione sull'amore. È possibile che ci sia una distanza tra te e una persona, una distanza geografica, quindi l'unico gap può essere questo, oppure un gap, problema comunicativo che si risolve qui. Vediamo perché l'8 di bastoni. Il paggio di coppe. Secondo me, sono problemi anche 10 denari legati ai figli. La situazione non avanzava per i figli. O comunque c'erano problemi relativi ai figli, o mancate comunicazioni sui figli. Qualcosa relativo a questo e vedo che te la prendi con calma. Oppure qua, visto che io credo che per alcuni di voi che stavano aspettando una situazione che non avanzava da tanto tempo con un'altra persona, guarda che ti dico, la situazione andava lenta, arriva questa persona che mette a tutto gas di botto e tu la scegli, nonostante un po' di dubbi tuoi all'inizio, boom, capito? Ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Ti prego non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Qua c'è anche una richiesta di scuse se la conosci già questa persona, Te la prendi con calma, però allo stesso tempo vedo che c'è un inizio. Cos'altro ti dice? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa persona è consapevole che insieme potete fare l'impossibile. È veramente una grande stesa, ragazze, e ragazzi. Vediamo ancora cosa ti dice l'oracolo. Amore, la storia infinita, co-creare, casa, dolce casa. Io vedo che rispetto a una situazione che ti ha tormentato sull'amore, che tu la conosca o meno e sia una persona nuova, qua c'è la collaborazione ad andare l'uno verso l'altra, va bene? Quindi se è una persona nuova rispetto a una situazione che magari la volevi, no? Nuova, però a un certo punto arriva, boom, ti lascia un po' di soppiatto così. Co-creare casa dolce casa ci si verrà incontro e tutto andrà secondo i tuoi tempi, va bene? Delicatamente. Ragazze mie, ragazzi, questo è quanto, bellissima stesa, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere cosa ti porterà questa meravigliosa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Andiamo a vedere come influenzerà la tua vita sentimentale amorosa. Vediamo un po', Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile per il Leone. Allora andiamo a vedere prima la tua energia, poi l'energia della tua persona di interesse se c'è, oppure della persona che può arrivare. Vediamo
Come ti influenzerà la Venere in pesci? Leone, asso di denari, la stella e il 10 di bastoni. Allora, io qua vedo che alcune di voi sono innamorate di una persona, comunque c'è un sogno con una persona, però la situazione non avanza, o comunque c'è una situazione pesante. Io qua vedo che c'è l'opportunità di una persona, qui alcuni di voi ce l'hanno nel cuore questa persona già, però la situazione non avanza, è come se ci fosse della pesantezza. Mm. Invece altri di voi che non c'è nessuno, vedo che avete realizzato, state realizzando voi stessi, state sanando voi stessi, avete realizzato dei progetti vostri lavorativi, vi state impegnando su quello che per voi significa la propria autostima, la propria realizzazione. Sull'amore vedo che c'è una certa pesantezza. Vediamo un po' l'energia della vostra persona di interesse o della persona che può arrivare, Leone, nei vostri confronti. Il matto, il 2 di denari e il 4 di bastoni. Io vedo che questa persona è una persona un po' indecisa, forse può essere una persona un po' occupata o molto occupata sul piano lavorativo e quindi non sa se vado, vengo, perché può essere una persona che ha dei dubbi perché è molto occupata sul piano lavorativo. Io qua vedo col 4 di bastoni che vuole un incontro con te questa persona, vuole incontrarsi con te, condividere un'energia preziosa del 4 di bastoni. È pur vero che può essere una persona che non sa bene dove andare, nel senso a livello emozionale, si lascia un po' decidere dagli eventi, dalla vita, può avere un po' dei dubbi nei tuoi confronti o rispetto alla relazione, perché è una persona magari molto occupata su altri fronti, però qua vedo che quel 4 di bastoni vuole un incontro, sì. Per adesso abbiamo forti segni dell'Ariete e dell'Acquario. Vediamo un po' cosa succede alla fine, cosa succede alla fine per il Leone, con la Venere in pesci, il 9 di coppe, il Re di spade e la Regina di bastoni. Io vedo che qua tu prendi le redini della situazione. Perché io qua vedo che tu prendi le redini della situazione rispetto a una situazione che non avanza con questa persona. Allora, se è una persona che già conosci, con cui ti vedo che sei emozionata con questa persona, io vedo che questa persona è un po', diciamo, non sa bene come, cioè nel senso è una persona un po' a livello emozionale, un po' nella zona comfort, no? E tant'è che questo può suscitarti un po' dei dubbi. Io vedo che con la regina di bastoni qua tu prendi il controllo della situazione e fai qualcosa. Perché la regina di bastoni? Cosa mi parla la regina di bastoni? Della regina di denari. Io penso che tu abbia pazienza. Io penso che tu prendi il controllo della situazione dedicandoti alle tue cose, al tuo lavoro, alle tue responsabilità, avendo pazienza con questa persona, perché ti vedo coinvolta con questa persona. Perché sai che questa persona vuole un incontro con te, può essere molto occupato sul profilo lavorativo o altro. E quindi vedo che tu avrai pazienza su questo. Quindi anche se è una persona nuova, per esempio, ti vedo allo stesso modo, mi spiego? Avere pazienza con questa persona che può essere impegnata su altri fronti lavorativi. Fammi mettere un'altra sulla... O puoi essere tu impegnata sulle tue condizioni lavorative, mi spiego, e c'è questa persona che comunque vuole vederti e tu lo fai attendere. Vediamo un po' perché il 4 di bastoni su questa persona. Il 4 di bastoni l'ha appeso. È possibile che questa persona sia impegnata per la propria stabilità di casa o di lavoro o di negozio. Sì, negozio o lavoro, E quindi, siccome tu lo sai questa cosa, avrai pazienza. Può essere una persona nuova o una persona che già conosci. Forte il segno anche dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, Leone come te, Sagittario, Capricorno, Vergine, Toro. Vediamo l'energia positiva. Energia positiva al 6 di spade, ci sarà un miglioramento, va bene? Ci sarà un miglioramento nella tua vita amorosa, un avvicinamento, un miglioramento. Energia negativa, il re di denari. Qua può essere una persona che ha molto da fare a livello di responsabilità proprie,
di lavoro, famiglia e di proprie responsabilità. Questo può giocare un po' incontro alla situazione, però poi vedo che tutto va a migliorare, d'accordo? Quindi questa Venere in pesci ti porta a un miglioramento laddove ci sono delle circostanze di impegni da parte dell'altra persona, porta a un miglioramento e così, ragazze mie. Ok, andiamo a vedere cosa ti dice il nostro oracolo, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli, lui, lei, sono sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa è una persona che non vuole più cicli dolorosi nella sua vita, va bene? E si riprende in mano il controllo della situazione. Cos'altro ti dirà? Ti sto manifestando, questa persona vuole un inizio con te, come se fosse uscito il mago, vuole un inizio con te, va bene? Ok, vediamo cosa ti dice l'altro oracolo. Co-creare, rigenerazione e immaginare. Sì, allora ti chiedono di avere un po' di pazienza perché le cose andranno a migliorare, d'accordo? Questo immaginare mi dice c'è la voglia di collaborare per iniziare, stare bene insieme, no? Immaginare mi dice abbi un po' di pazienza che le cose si predispongono a tuo favore. Due altre, messaggio una bottiglia, sì, assolutamente sì, un po' di pazienza perché è tutto ben aspettato, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna Venere in Sagittario. Andiamo a vedere questa Venere in pesci dall'11 marzo al 5 aprile, come ti influenzerà in amore. Andiamo a vedere prima di tutto la tua energia, poi andiamo a vedere l'energia della tua persona di interesse, se c'è, oppure della persona che può arrivare. Allora, Sagittario, come ti influenzerà la Venere in pesci? Andiamo a vedere cosa succederà in amore. Regina di coppe, 10 di coppe e il matto. Guarda, io vedo che ti lascerai proprio andare. Qua c'è un forte innamoramento per te. C'è un forte innamoramento per te. Fammi vedere perché il matto, adesso ti dico, eh. È il 10 di bastoni. Allora ti dico una cosa, qua per te c'è un forte innamoramento, come se stessi aspettando effettivamente quello che vuoi. C'è un forte innamoramento rispetto a una persona o stai aspettando pazientemente qualcosa, forse qualcuno che magari è una persona un po' più distratta, un po' meno predisposta alla concretizzazione subito, ok? Come se questa situazione ti pesasse un po', avere a che fare un po' con questa persona che va e che viene, o comunque non è una persona, diciamo, matura a livello emozionale e chiedi giustizia per questo. Stai avendo a che fare con questa persona, per molte di voi. E altre decidono proprio di lasciarsi andare, di vivere quotidianamente, giorno per giorno, anche se può costare questa cosa, perché alcuni di voi vi siete messi alle spalle una relazione da poco, ok? Forse il segno del cancro, pesci, scorpione e ariete. Vediamo un po' la persona di vostro interesse nei vostri confronti. 9 di spade, cavaliere di denari e il re di spade. Qua vedo una persona molto seria, nel senso molto concentrata su di sé. Magari ha dei problemi, preoccupazioni di natura lavorativa. La vedo una persona molto più fredda a livello emozionale, più concentrata su delle sue cose lavorative, burocratiche, può avere delle problematiche inerenti a questo. Alcuni di voi hanno dato un ultimatum a questa persona, perché non si lasciava andare a livello emozionale. Attenzione ragazze, posso anche parlare di voi in questa stesa e l'altra persona è di qua, sapete, le energie possono leggersi anche a specchio. Sì, vediamo un po' cosa succede alla fine tra tutti e due. Cavaliere di spade, l'appeso, asso di spade. Qua arrivano comunicazioni. Comunicazioni, per alcuni di voi c'è contatto zero, avete dato un ultimatum a questa persona. Arrivano comunicazioni anche alla svelta
Alcune di voi hanno riflettuto se dare o meno un ultimatum a questa persona, lo date e tutto si sblocca, va bene? Se non l'avete già dato si sblocca comunque, o meglio se l'avete già dato si sblocca, va bene? Perché grazie a questo ultimatum la persona reagisce a voi, vi siete stancati di una situazione di intermittenza, date l'ultimatum o avete dato l'ultimatum, la situazione si sblocca. Per altre invece arriva assolutamente una persona, comunicazioni con una persona dopo che tutto era fermo e stavate aspettando, la situazione era difficile, incontrare una persona a vostra altezza, qua inizia con una comunicazione. Qua abbiamo forti il segno dell'Acquario, Gemelli e Bilancia. Vediamo un po' energia positiva per il Sagittario, amore. L'amore dalla tua parte, assolutamente. Gli amanti. Questo è sia dalla tua parte che fai la scelta di dare un ultimatum se non l'hai già fatta a questa persona che reaziona a te, va bene? Sia che l'amore sta dalla tua parte. Quello che hai aspettato, va bene? Arriva. Forte il segno del Gemelli abbiamo anche. Vediamo il lato negativo, carta negativa, il 5 dei denari. È possibile che ci siano problemi inerenti al lavoro per questa persona. Oppure il 5 denari al blocco mi parla di una situazione in cui tu ti sei 7 denari al blocco stancata anche di aspettare, dai questo ultimatum o l'hai già dato. Oppure che non era, hai aspettato tanto, però non arrivava la persona alla tua altezza, un po' di tristezza emozionale nonostante avessi aspettato, no? Ma qua si sblocca tutto, ragazze, e ragazzi. Vediamo un po' questo asso di spade, sono curiosa di vedere una cosa. La regina di denari, tu ti sei stancata di aspettare, ti sei stancata di aspettare, alcuni danno l'ultimatum a questa persona, altri invece arrivano comunicazioni che stavi aspettando, e qua io ti dico che l'amore è dalla tua parte e tu te la prendi proprio con calma, cioè te la prendi con calma, finalmente è arrivato e vedrai cosa fare, ok? Vediamo un po', vediamo un po'. Cosa ti dice questa persona? Quanto manca alla vetta? Tu sali e non pensarci. Sì, qua per molti di voi avete aspettato tanto e adesso è finita l'attesa, ragazze e ragazzi. Vediamo. Ancora. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Questo ha a che fare sia non solo con quello che ti dirà questa persona che arriva a portarti un cambio, sia che tu ti sei stancata in una situazione di inconsistenza, ossia che per te e quindi dai un ultimatum e reagisci all'ultimatum questa persona, oppure sia per il fatto che tu finalmente ti lasci andare nonostante sia difficile mettersi alle spalle un'altra persona con cui sentivi comunque connessione, però ti sei stancata di attendere e qua arriva una persona nuova. Va bene? Sì, e quindi c'è un mutamento da vari aspetti. Ancora, cosa ti dirà proprio questa persona con l'asso di spade? Sei la mia primavera, cioè proprio adesso, primavera, vuole un inizio con te, va bene? Andiamo a vedere cos'altro ti dice l'oracolo, Sagittario. Secondo le regole, qua tutto andava lento, vedi? Tutto ciò che brilla, ti sei data conto di questa cosa e fai pulizia, tagliar legna. Mi dice chiaramente quello che ti ho detto adesso. La cosa andava lenta, va bene? Ti sei data conto che eri stanca di aspettare una situazione, una persona, qualsiasi cosa, e ti lasci finalmente andare, nonostante può essere un po' pesante questa cosa. E tagliar legna significa il nuovo inizio, fare i conti con l'ultimatum che gli dai o gli hai dato a questa persona, oppure incontri una persona nuova perché finalmente ti lascia andare nonostante il fatto che magari sei stata lì molto tempo per cercare anche di dimenticare o elaborare una situazione del passato, no? E c'è un nuovo inizio, tagliar legna. Meglio di così, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, buona Venere in pesci, ottima Venere in pesci. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa Venere in pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Cosa ti porta nell'amore? Andiamo a vedere la tua energia, con l'energia della tua persona di interesse se c'è, oppure della persona che può arrivare. Vediamo, Venere in pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Acquario, andiamo a vedere come sta la tua energia in amore. Cosa succede? Vediamo. Acquario.
9 di denari, re di spade, l'8 di spade. Allora, io ti dico una cosa, ti vedo molto concentrata, che tu sia uomo o donna, come il re di spade, nelle tue attività, nel tuo benessere personale, nel tuo lavoro, nelle tue cose personali, lavoro, realizzazione personale, eccetera. In amore vedo un po' di frustrazione però con l'otto di spade, come se ci fossero nervosismi, un po' di blocchi, o ci sia il blocco con una persona, o c'è il blocco con una persona, oppure c'è proprio un blocco nell'amore tuo. Mm, Vediamo un po' l'energia della persona che può arrivare a te o l'energia della tua persona di interesse nei tuoi confronti. Il giudizio, mettiamoci la conchiglietta se non mi oscura nel video, il giudizio, il 3 di coppe e la regina di denari. Allora, qua c'è una persona che vuole stare bene con te, vuole fare pace laddove c'è astio, laddove c'è dove ci sono un po' di problemi, se ci sono dei problemi, ok? È una persona che vuole chiamarti per fare pace e vuole recuperare la tua fiducia. Va bene? Vuole recuperare la tua fiducia, vuole che tu lo capisca questa persona, ci tiene molto a essere ben accetto da te, a guadagnarsi la tua fiducia, ti ripeto. È una persona che vedo calma, tranquilla, forte il segno del toro, vergine e capricorno. Sì, però questa è una persona che vuole recuperare la tua fiducia, assolutamente. Eh sì, ragazzi, quindi se è una persona nuova invece, io vedo che qua c'è una ottima energia da parte di questa persona. Magari tutto inizia come andiamo a prenderci un caffè, molto tranquilla questa persona, non è impulsiva, va bene? Andiamo a vedere che cosa succede alla fine. Quindi tra le due energie, cosa succede alla fine per l'acquario in amore? L'imperatrice, wow, l'imperatrice e 6 di bastoni, wow, l'asso di spade, successo confermato. Allora questa Venere in pesci ti porta a un pieno successo in amore. Questa è una persona che ti dà ciò che meriti, l'imperatrice, e con cui si avrà successo. Asso di spade mi parla di inizio, un inizio basato sul successo. Meglio di così, guarda ragazze, quindi anche se era una persona, per esempio, se è una persona nuova, ti vedo un po' amareggiata sull'amore, ti fa cambiare idea. Te l'ho detto che è una bellissima energia. Se è una persona che già conosci, in cui ci sono stati dei problemi, perché ti vedo un po' amareggiata qua, amareggiato. Io vedo che questa persona recupera assolutamente la tua fiducia e ti dà tutto ciò che meriti. Ti vedo esaltarti, mi spiego? Ok. Qua abbiamo forti segni della Vergine, Toro, Acquario, Gemelli, Bilancia e Capricorno, Vergine, Toro. Vediamo l'energia positiva per te. 10 di coppe, ragazze mie, qua realizzate l'amore con la Venere in pesci dall'11 marzo al 5 aprile. 10 di coppe, ti vedo proprio felice. E qual è l'energia negativa? Il 2 di bastoni, è possibile che ci sia una distanza tra te e una persona. Il 2 di bastoni, oppure un po' di tua incertezza, un po' di dubbi da questa parte su che cosa devi fare. Alla fine vedo che ti lasci andare completamente, mi spiego? Oppure tu puoi avere due opzioni, ma alla fine tu ti lasci andare per quello che ne vale davvero la pena. Lo vedo qua, chiaro, perché questa è l'energia di quello che ti succede alla fine, mi spiego? Ti vedo proprio felice qua. Perché il 2 di bastoni è negativo? Fammi vedere. Il 3 di spade, ti vedo un po' difficile lasciarti andare perché hai sofferto, però alla fine vedo che ti lasci andare, ok? Un po' di paure, vedi qua l'8 di coppe, lasciarti andare, però vedo che assolutamente lo fai. Quindi ragazze mie, mi raccomando, ne vale la pena perché c'è l'imperatrice. Andiamo a vedere adesso cosa ti dirà questa persona. Ti prego non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Qua c'è una persona che ti spiega anche qualcosa che ha fatto che ti ha fatto un po' indurire.
per alcune di voi, Vediamo ancora cos'altro ti dirà. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Questa è una persona che si è separata da te. Mm? E molte di voi si sono separate da un'altra persona capendo di non essere innamorate, perché qua arriva una persona che vi rende veramente felici e innamorate. Ok? Mm. Andiamo a vedere cos'altro ti dice l'oracolo. Tic tac. Wow, latte e miele. Tutto ciò che brilla, ragazze mie, vi accorgerete subito in questi tempi, quindi dall'11 marzo al 5 aprile, qua vivrete un momento idilliaco. Qualcuno si toglie le maschere, o comunque sia, qua vi accorgerete di qualcosa di idilliaco. Fammi mettere due altre. E infatti, l'isola del tesoro. Eh sì, cuore fedele, qualcuno capirete che vi ama e vi ha sempre amato. Cuore fedele, tutto ciò che brilla, tu non te lo aspetti proprio, Va bene, comunque scopri l'amore. Quindi ragazze mie, meraviglioso, vi faccio i miei più grandi complimenti e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere questa Venere in Pesci dall'11 al 5 aprile cosa ti porterà in amore. Allora, andiamo a vedere Gemelli, cosa ti porterà in amore questa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Vediamo come ti influenzerà. Andiamo a mettere prima la tua energia, poi l'energia della persona di interesse o della persona che può arrivare. Allora, Gemelli, amore, il diavolo, l'asso di coppe. Wow, il giudizio! Ragazze, qua c'è la rinascita dell'amore piena. Qua c'è un'opportunità d'amore, io vi vedo, qua c'è una persona che vi vuole a tutti i costi. Vedo questa opportunità e vedo te rinascere finalmente all'amore. Meglio di così, guarda, meglio di così, c'è la rinascita proprio piena, Per le ragazze single qua c'è un'opportunità d'amore e passione, la rinascita per te. Per le ragazze che hanno già, i ragazzi, una connessione, io qua vedo proprio una felicità tua, ti dai conto che questa persona vuole nuove opportunità d'amore con te e di passione. Ok, andiamo a vedere qual è l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare, Gemelli. 9 di spade, asso di spade, il 4 di coppe. Io qua vedo una persona un po' demotivata. Io vedo qua una persona che o ti ha rifiutato o demotivata. Vedo una persona che non ha molta voglia, 4 di coppe. Non ha molta voglia di parlare, di dare spiegazioni, di fare chiarimenti. Probabilmente per 9 di spade qua possono essere altre preoccupazioni che affliggono questa persona, possono essere di altra natura queste preoccupazioni, tant'è che non ha voglia di parlare. O una persona un po' demotivata per altre questioni nella sua vita, se è una persona nuova. Interessante. Ti ha messo un po' le difese. Ok, vediamo che succede alla fine. Gemelli, amore, la torre, cambio, il sole, il 9 di denari. Allora, ragazze mie, qua arriva un cambio. Qua arriva un cambio. Mo vi dico, perché il 9 di denari? La papessa. Ragazze, io credo che qua avete dato un ultimatum a qualcuno, oppure qua vi mettete alle spalle assolutamente una persona. Vediamo ancora perché il 9 di denari? Il 4 di spade. Là, ragazze mie, che succede qua? Che succede qua? Che succede qua? Io vi dico una cosa, sì, qua c'è il 6 di coppe, voi mettete in pausa una connessione del passato. O comunque una connessione, comunque sia, alcune di voi chiudono
o stanno pensando di chiudere la connessione con una persona del loro passato. Alcuni di voi date un ultimatum a questa persona perché avete incontrato una persona nuova, o alcuni di voi incontrano una persona nuova e danno le spalle a una persona che ti ha rifiutato o era demotivata, perché voi avete una bellissima energia qua sopra. Quindi qua mi dice che voi incontrate l'amore, o comunque c'è l'amore per voi, e l'altra persona qua c'è un'energia di rifiuto che vi ha rifiutato, ok? E voi c'è proprio una persona nuova per voi. Se questa vostra persona del passato con cui decidete di chiudere o state pensando di chiudere, perché c'è una persona nuova. Va bene, 100% per voi c'è l'amore, perché questa è la vostra energia. E la persona che vi ha rifiutato, voi gli date le spalle, o state pensando di dargli le spalle, nel frattempo c'è questa nuova connessione con quest'altra persona e ve la godete, vi fate i fatti vostri, nel senso ve la godete, e avete dei dubbi su cosa fare con l'altra connessione con cui non c'è c'è silenzio per molte di voi. Quindi io credo, se invece quindi per voi c'è l'amore 100% e date le spalle a una persona che vi ha rifiutato, con cui c'era proprio una sensazione di che non andava la cosa, mi spiego, con cui c'era silenzio per molte di voi. E iniziate a stare bene, benissimo con questa nuova connessione. Per altre ragazze nuove, che hanno ti dico, un amore nuovo, arriva questo rinascita per te in amore. Nasce come una bellissima amicizia, perché questa persona non la prendi proprio, se è una persona nuova, nel miglior momento, però le cose si faranno sempre più chiare, va bene? Si faranno sempre più chiare perché comunque ti fa stare proprio bene questa nuova connessione, ok? Là, vediamo un po' energia positiva per i gemelli. Vedi il 3 di spade. Qua voi, se c'è stato un dolore ve lo mettete alle spalle, se c'è stato un no contact ve lo mettete alle spalle. Vi dico anche un'altra cosa, ragazzi miei. Qua questa persona vi chiama, è possibile, però voi ve la prendete, gli dite di no. Se una persona del passato vi chiama, vi dice, tu gli dici di no, o che conosci molto bene, gli dici di no inizialmente. Va bene? Io ti vedo stare proprio bene qua, mi spiego, sto parlando proprio dell'altra persona. 3 di spada positivo, quindi se l'amore, la situazione d'amore era a terra, c'è un cambio rivoluzionario per te, rivoluzionario proprio. Guarda, 3 di coppe, assolutamente, conosci gente nuova, vedo che si riaccende tutto. Vediamo la carta negativa. 3 di bastoni, carta negativa. Possibile che tu con una persona non vedi futuro, era appeso perché la cosa era ferma. Tu qua ti dai conto che con una persona che conosci bene del tuo passato non vedi futuro. E quindi o gli hai dato un ultimatum, gli dai un ultimatum, questa persona ti richiama, reagisce a te, però tu te la prendi con calma, con le tue cose, e hai un po' di dubbi, però il no contact, per esempio, che c'era prima non c'è più, però tu nel frattempo non vedi molto futuro con questa persona. Alcuni di voi hanno già conosciuto una persona nuova, comunque si sono aperte al nuovo. Invece se la persona nuova c'è l'unico gap può essere una distanza ed è per lavoro, va bene? Quindi questo ti può generare un po' di dubbio, un po' di silenzio, ci può essere, è dovuta solo al lavoro, o comunque sia un'intermittenza di questa natura. Fammene mettere un'altra sul giudizio. Cavaliere di spade, tu ti dai conto, sì, alcuni di voi danno un ultimatum a una persona, oppure chiudono con una persona, oppure si aprono al nuovo. Sì. Con determinazione, assolutamente sì. Vedi, qua c'è pure il nuovo lotto di coppe, per voi è stato difficile lasciare il passato, andare il passato, ma voi lo fate, eh? Ok. Qua abbiamo forti segni della Vergine, del Pesci, Acquario, Capricorno, sì. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. E Leone. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Qua c'è una persona che rientra e ti dice che ti ama, però tu, per alcune, non è proprio un no, è un ci devo pensare, va bene? Perché ti ho detto, tu stai bene qua, hai avuto un risveglio amoroso. Non so se è dovuto a un'altra persona che arriva nuova, questo 100% lo posso comunque vedere, o perché proprio ti sei risvegliata in te la voglia dell'amore, vero? Ok. Un'altra.
Ragazze mie, qua vuoi sposarmi? Per alcuni di voi questa è una persona nuova che ti dà tutto e voi ve la prendete certamente con calma, ci sarà un cambio radicale, te l'ho detto con la torre. Per alcuni di voi questo vuoi sposarmi è relativo a questa persona con cui tu rinasci all'amore proprio completamente, rinasci proprio all'amore. Mm. Quindi, oppure può essere la stessa persona, ragazze mie. Fatto sta che a voi vi vedo stare bene. Vi vedo stare bene. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Vedi, felice, felice, che ti ho detto? Ti vedo stare bene. Felice, felice, qui ed ora, assolutamente. Casa dolce casa, ragazze, qua una persona vi fa proprio impazzire. Casa dolce casa mi parla anche di una persona con cui c'è una progettualità, eh. Quindi vi vedo proprio felicissimi, ragazzi e ragazze. Quindi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, l'uno Venere in bilancia. Andiamo a vedere questa Venere in pesci dall'11 marzo al 5 aprile, cosa ti porterà in amore. Allora, vediamo un po', andiamo a vedere prima la tua energia, poi l'energia della tua persona di interesse, se c'è della persona che può arrivare in questi tempi. Allora, bilancia, cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi della bilancia in amore? Asso di coppe, la papessa e il 5 di coppe. Guarda, ti dico una cosa, io qua vedo un'opportunità d'amore, però al tempo stesso tu puoi nutrire dei dubbi perché hai paura a stare male. Cioè, qua c'è un'opportunità d'amore, l'asso di coppe, ma è come se ti vedessi un po' con dei dubbi, la papessa, 5 di coppe perché hai paura di rimanere male. Mm. Di aprirti e rimanerci male, c'è come un po' questa energia qui c'è. Vedi 10 di bastoni, come se ti pesa aprirti. Vediamo un po' qual è l'energia della persona di interesse nei tuoi confronti, bilancia. La forza, paggio di bastoni e l'otto di spade. Io vedo questa persona che vuole parlarti, vuole recuperare, ma vedo una sorta di frustrazione, otto di spade, un po' di blocco. Vedo questa persona che vuole parlarti, la forza, vuole recuperare la connessione o vuole mettere sforzo e impegno. Paggio di bastoni mi dice vuole parlarti, però c'è l'otto di spade, mi parla di un certo blocco mentale da parte di questa persona. Non lo so, alcune di voi... Allora, io sto parlando dell'energia dell'altra persona, è possibile che a te risuoni questa tua energia, a te e quest'altra persona, quest'altra energia dell'altra persona, mi spiego, perché qua io vedo un'energia di qualcuno che vuole un'opportunità, dei dubbi ed è pentito di aver detto qualcosa di sbagliato. Qua vedo qualcun altro che vuole mettere sforzo e impegno, ma c'è un blocco, una sorta di blocco mentale nel farlo. Vedi un po' in quale energia ti ritrovi. Vediamo un po' se è il tuo caso che c'è qualcuno, eh. Comunque adesso ti dico anche se non c'è nessuno. Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore, bilancia, asso di spade, 7 di denari e il cavaliere di spade. Io qua vedo comunicazioni che risolvono una situazione. Qua vedo comunicazioni, 7 denari mi parla comunicazioni che portano a investire nuovi frutti e anche a chiarire le cose. Cavaliere di spade, anche con una certa veemenza, ok? Vediamo cosa porta il cavaliere di spade. 5 di spade, qua può esserci una discussione per delle questioni in questi giorni, quindi se è una persona di interesse, io vedo che c'è un incontro verbale dove si vuole investire di nuovo in un dialogo o in qualcosa. Io vedo che ci può essere una sorta di battibecco, ci può essere stato questo battibecco e quest'asso di spade va a risolvere questo battibecco che c'è stato, questa situazione di tensione che c'è tra di voi. Ok? Ok. Dammi un'altra sul cavaliere di spade. 5 denari, è come se ci fosse una discussione perché
non ti senti apprezzata come dovresti, oppure sì, oppure qua c'è una discussione per motivi di denaro, di lavoro e viene risolta la cosa. Io vedo invece, se è una persona nuova, ragazze mie, io qua vedo che c'è un inizio di comunicazione, c'è un po' di attesa per vedersi, perché è come se tu mettessi un po' le difese perché hai paura a soffrire di nuovo, però poi vedo che ti lascia andare. Vediamo, energia positiva per la bilancia e 6 di bastoni, sì, vedo che alla fine c'è esito e successo in amore, ti lascia andare alla fine perché l'opportunità c'è nonostante un po' di dubbi. Vediamo un po', vediamo energia negativa. Il mago, il lavoro può essere l'unica cosa che può generare un po' di conflitti. Il lavoro, sì, il lavoro. Vediamo un'altra sul mago al negativo. È il mago, sì, cioè il lavoro che può generare o delle questioni che possono generare lavorative un fermo, va bene? L'unica cosa può essere questo per avere un incontro o per risolvere qualcosa, ma io vedo che ci sarà successo alla fine, ovviamente 100% col 6 di bastoni è positivo. Vediamo un po'. Il segno dei pesci è marcato più volte, il gemelli pure, Ariete, Leone, Sagittario. Ok, ma questa è l'energia comunque. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Qua arriva un cambio amoroso. Cos'altro ti dirà quest'altra persona? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza dello spirito. Quindi se ci sono delle distanze, delle momentanee assenze in natura, sono solo di natura lavorativa, è solo per questo, va bene? Perché questa persona ti sente dentro in modo totale. Cos'altro ti dirà questa persona? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa è una persona che ti vuole accanto, tant'è che ha un'energia proprio di recupero, di dare per la connessione, no? Ok? Quindi ragazze mie, ragazzi, questa è l'energia. Andiamo a vedere cosa ti dice in ultima istanza l'oracolo. Bilancia, tagliar legna, felice felice. Tra due mondi, guarda, allora io ti vedo qua che la possibilità della felicità c'è. Tra due mondi mi parla dei dubbi che tu puoi avere, no? Nel senso mi apro, non mi apro. Io qua ti vedo che ti apri per avere questa felicità. Cos'altro arriva? Orfani e arrivare al traguardo. Guarda, qua c'è una persona che non si arrende, che nonostante i tuoi dubbi vuole toglierti i dubbi affinché tu possa essere serena, felice e comunque sia dare una fiducia anche a questa relazione, d'accordo? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un in bocca al lupo a tutti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, è proprio Venere in pesci questa Venere, appunto. Vediamo un po' cosa ti porterà nell'amore e quali sono i cambi, vediamo un po' cosa ci dicono i maestri attraverso i tarocchi. Vediamo un po'. Allora, pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Vediamo un po' cosa ti succede in amore, come ti influenzerà questa meravigliosa Venere. Vediamo. Sappiamo che quando i pianeti sono nei nostri segni di transito, quando i pianeti di transito sono nei nostri segni di transito, appunto, ci impongono delle scelte, no? Sulla base della nostra vera natura, ok? Allora andiamo a vedere un po'. Cosa ti succede in amore? Mettiamo prima la tua energia, poi l'energia della persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare, e poi l'energia finale. Vediamo. Pesci, l'imperatore, la temperanza e il 3 di denari. Io vedo una bellissima energia qui. Io vedo una bellissima energia per te. Allora, se c'è una persona di interesse, io vedo che qua tutto fluisce. Ti vedo organizzare dei piani con questa persona, fare dei piani insieme. Vedo che la comunicazione fluisce benissimo nel fare dei piani insieme, vedo che tutto procede. Se c'è una persona di interesse, ti vedo molto predisposta a fare dei piani, c'è una ottima comunicazione. Qua c'è forte energia dell'Ariete e del Sagittario.
Se non c'è nessuno, ragazze mie, ragazzi, io vi vedo molto serene nel vostro lavoro, nelle vostre cose, avere il controllo di più situazioni della vostra vita, mandare avanti il lavoro, il vostro lavoro, le vostre cose. Vedo una situazione molto di fluidità, di meravigliosa energia con questa Venere in pesci, eh. Quindi anche molto creative, vi vedo molto creative, serene, in controllo delle vostre emozioni. Vedo una bellissima energia. Vediamo un po' l'energia della vostra persona di interesse o della persona che può arrivare. La giustizia, il 6 di bastoni e il 7 di denari. Allora, io vedo che questa persona sta attendendo delle cose legali per alcune di voi. Vedo che è una persona che vuole prendere le giuste decisioni e avere successo con te, e vedo una persona che sta attendendo delle questioni burocratiche, legali, di responsabilità. Ha una bella energia nei tuoi confronti, forse il segno della bilancia, ma al di là del segno della bilancia vedo che questa persona è una persona che sta attendendo prima di fare delle mosse, vuole fare le cose giuste, per una bella energia nei tuoi confronti. Vediamo un po' cosa succede alla fine. Cosa succede alla fine in amore con la Venere in pesci per le mie ragazze e i ragazzi pesci? Il re di denari, il carro. Wow, gli amanti, che ti ho detto che la Venere in pesci ti porta una fortuna pazzesca. Allora, scusate, sposto la luce, vediamo se vedete così perché è un po' così la luce. Ok. Allora, qua c'è assolutamente una persona, questo re di denari, una persona di spessore, una persona che ha le idee chiare, che sa cosa vuole, che viaggia, si muove verso di te. Gli amanti. Cioè, qua c'è l'amore che trionfa con una persona di spessore. Va bene? Vi vedo fare dei piani insieme, organizzarvi per fare dei viaggi insieme, aver atteso delle questioni burocratiche o altro lavorative per organizzare dei piani insieme. Vedo che tu puoi proporre uno spostamento, un viaggio insieme, fare un weekend, ok? Vedo questo spostamento comunque successo in amore. Forte il segno anche qui Capricorno, Vergine, Toro, Cancro e Gemelli. Un successo pieno in amore, ragazze mie, proprio complimenti, bellissimo. Se sei single, io qua vedo 100% che arriva una persona. Può essere anche una persona che incontri sul lavoro, viene da un altro paese ma lavora nella tua città, ok? Dove stai tu. Però è una stesa bellissima sull'amore. Vediamo un po' energia positiva. Asso di coppe. Cioè, l'amore a gogo, pesci proprio. L'amore a gogo, bellissimo. L'amore è dalla tua parte, opportunità d'amore. E quale può essere energia negativa? Un po' di pazienza devi avere, ragazze mie. Regina di denari al blocco. Sei tu che devi avere un po' di pazienza affinché tutto fluisca così come leggono le carte. Va bene? Mi dice la regina di denari al blocco. Ci possono essere un po' di tua impazienza, no? La regina di denari è colei che ha pazienza. Va bene? È come se al blocco potessi avere un po' di impazienza, diciamo. Sì, quindi pazienza perché, ragazze mie e ragazzi, è così. Ok. Vediamo i nostri oracoli lui lei cosa ti dicono. Vediamo cosa ti dirà questa persona, cosa ti dicono i nostri oracoli, vediamo. Lotterò per te. Questa è una persona che vuole lottare per la connessione, va bene? Cos'altro ti dicono? Solo tu mi fai sentire così, fai sentire da Dio questa persona. Quindi, ragazze mie, è una stesa bellissima. Lo dico per le ragazze nuove, per acquistare i miei oracoli lui lei sempre sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. Pesci. La tribù, incontri. Pronti.
Wow, anime gemelle, ne vale veramente la pena. Qua io vedo incontri, si è pronti a fare dei piani insieme, a fare dei viaggi. Vedo un'anima gemella, un'anima affine, ragazze mie, ragazzi. Quindi concludo qui, in bocca al lupo a tutte e a tutti, bellissima stesa. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere questa Venere in pesci come ti influenzerà, cosa ti porta. Allora, andiamo a vedere prima la tua energia, poi l'energia della tua persona di interesse se c'è o della persona che può arrivare. Allora, Venere in pesci, cosa ti porta per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro? Venere in pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Cancro, cosa ti succede in amore? Cosa ti porta? Come ti influenzerà questa Venere in pesci? Vediamo. 5 di denari, il mondo, il 7 di bastoni. Allora, io qua vedo una situazione in cui tu, il mondo mi parla di una nuova tappa che stai combattendo a livello amoroso. Io vedo che qua tu vuoi una nuova tappa. Può essere difficile andare incontro a questa nuova tappa, ma ci stai combattendo, c'è come se ci fossero un po' di ostacoli per aprire questa nuova tappa amorosa. Vedo che vuoi metterti alle spalle una situazione di tristezza, di angoscia o di sentirti sola, una situazione di 5 di denari. Vedo che può esserci una persona a distanza, e questa cosa non ti soddisfa. Vedo che ci possono essere degli ostacoli rispetto alla distanza con una persona o ad affrontare una nuova tappa nell'amore se sei singolo. Vedo che ci possono essere degli ostacoli come se tu stessi trovando un po' di ostacoli ad aprire questa nuova tappa emozionale e relazionale, a un nuovo ciclo della tua vita. Qua può esserci, ripeto, una persona a distanza e quindi questo può essere il problema. Vediamo un po' cosa ci dicono, cosa ci aggiungono. Vediamo l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare, cancro, nei tuoi confronti. 8 di bastoni, paggio di coppe e il 3 di denari. Allora, io qua vedo una persona che ti chiama, che si muove verso di te, che vuole fare dei piani insieme, invitarti a uscire, una persona che viaggia verso di te, si muove verso di te. Vedo comunicazione, paggio di coppe, volte a un intendimento, volte a organizzare dei piani insieme, facciamo questo piuttosto che quest'altro, che ne pensi di fare questo, quest'altro. Un'energia di una persona ben predisposta nei tuoi confronti. È possibile che tu gliela stai facendo sudare a questa persona, che gliela farai sudare un po' per metterla alla prova, per vedere se ti dà ciò che tu necessiti, ciò che tu meriti. Vediamo un po' cosa succede alla fine. Cancro, cosa succede alla fine in amore con questa Venere in pesci. Regina di bastoni, 10 di coppe, 5 di spade. Io qua vedo che c'è una bellissima situazione tra te e questa persona. Regina di bastoni, 10 di coppe, qualcosa che ti fa molto felice succede. Però poi c'è un 5 di spade, come se ci fosse, come se è possibile che ci sia un po' di ostilità. Perché il 5 di spade? Gli amanti, o tu li devi... Allora, qua è possibile che io ti vedo bella, felice qua con questa persona, soddisfatta, però poi ci possono essere delle discussioni riguardanti l'amore, discussioni riguardanti una scelta che questa persona deve fare o tu devi fare. Ci possono essere discussioni riguardanti l'amore proprio. Io credo che sia da parte tua, che metti di fronte a questa persona un ultimatum o comunque può nascere una discussione rispetto a una scelta che tu imponi a questa persona o rispetto all'amore. Dammene un'altra, perché il 5 di spade, il 7 di denari. È come se alcuni di voi
possono avere perché alcuni di voi possono avere delle discussioni con questa persona, vedo che va tutto bene. A un certo punto ci possono essere delle discussioni riguardanti una scelta che questa persona deve fare perché si stanca di aspettare. Qua c'è un imperatore, magari una figura che ha delle responsabilità o una persona un po' più inflessibile. Vedo che va tutto bene e poi ti trovi a una sorta di discussione per una stanchezza da attendere qualcosa. Vediamo un po' cosa abbiamo ancora in positivo. Energia positiva. L'imperatrice. Io qua vedo che va tutto bene. L'imperatrice mi parla di una svolta, di un successo amoroso a tuo vantaggio, va bene? A vantaggio della connessione. Io credo che l'imperatrice come energia positiva qui mi dice che tu imponi a questa persona di fare una scelta. Perché si stanca un po' di alcune cose, oppure se è una persona nuova, vedo che va tutto bene, a un certo punto ci possono essere discussioni perché magari questa persona deve lavorare o va fuori per lavoro. Va bene, però vedo che con l'imperatrice qua tutto va tutto bene. Ok, vediamo quale può essere la carta negativa. Il paggio di bastoni, forse una certa inflessibilità da parte di questa persona, un po' di maturità nel gestire le cose, no? E quindi tu lo vuoi alla tua altezza, ci può essere un po' di maturità nel gestire le cose da parte di questa persona. Un po' una testa dura, ecco perché possono sgorgare un po' delle discussioni per una scelta. Poi vedo che va tutto bene. Sì, un po' di maturità vedo qua. Oppure una discussione sul tema dei figli, che però si risolve con un po' di pazienza, va bene? Andiamo a vedere cosa ti dice il nostro oracolo lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li metto sotto in info box in descrizione per chi li desiderasse. Allora, cosa ti dice questa persona? Sono sempre accanto a te. Questa persona ti dice che anche se si deve allontanare per lavoro, per esempio, è sempre accanto a te. Cioè, vuole stare sempre accanto a te. Cos'altro ti dice questa persona? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Qua c'è appunto un cambiamento che mette alla prova quello che sentite l'uno per l'altra. Va bene? E poi con un po' di pazienza si risolve. Ok. Cos'altro ti dirà questa persona? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua c'è qualcosa che nasce proprio come un gioco e poi questa persona si innamora, va bene? O si è innamorata. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ti aggiunge l'oracolo. Il pensatore. È tempo di andare. Destino. Io qua credo che queste carte abbiano a che fare con un ultimatum che tu dai a questa persona, se già la conosci per esempio, un ultimatum e aspetti per vedere cosa succede dopo che gli dai l'ultimatum. Però io vedo che tutto va a tuo favore, aspetta un po' di giorni perché tutto va a tuo favore. Vediamo ancora due altre, rigenerazione. Un bivio, sì, qua tu gli dai un ultimatum, c'è una discussione per amore. E qua c'è da attendere un attimo per vedere poi cosa succede. Però io credo che per destino si dà un ultimatum o comunque si fa una scelta. Io credo che sia anche da parte tua, cioè che dai questo ultimatum, oppure fai leva sul fatto che questa persona si deve lavorare la cosa per vedere tu che non te la sei passata bene in amore, vuoi un cambio, combatti un po', metti un po' le difese, diciamo. Io vedo questa persona se la gioca poi, Ci può essere una piccola discussione, però se la sa giocare bene, perché vinci tu, l'imperatrice, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile in amore. Allora, andiamo a vedere Scorpione, come ti influenzerà questa Venere in Pesci. Andiamo a mettere prima di tutto la tua energia amorosa, quello che accade a te, l'energia della tua persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare, se è una persona nuova, e poi vediamo alla fine cosa ti succede in amore, energia conclusiva. Allora, Scorpione, cosa ti accade in amore con questa Venere in Pesci? Vediamo.
3 di spade, 2 di coppe. Wow, il carro! Pieno successo amoroso dopo una chiusura, dopo un dolore. 2 di coppe, il carro. Punto e si acabò, come si dice in spagnolo. Assolutamente sì. Forte energia del cancro. Io qua vedo un trionfo amoroso, successo amoroso. Dopo una chiusura, una situazione andata male, un blocco. Sì, vedo pieno successo amoroso, avanzamento amoroso. Ok. Ti vedo molto innamorata o comunque innamorato. Vediamo un po' l'energia della tua persona di interesse o della persona nuova, eh? Se è una persona nuova puoi conoscere questa persona che è una persona che viene da fuori. Vediamo un po' l'energia della tua persona di interesse. La torre, 5 di bastoni e l'8 di bastoni. Comunicazioni, viaggi e spostamenti verso di te. Qua c'è stata una discussione con questa persona o per terze persone coinvolte che possono essere anche amici, familiari, parenti, oppure c'è stato proprio discussioni tra di voi, c'è stata una rottura o c'è stato un qualcosa che hai scoperto che è successo che ha portato una lite. Io qua vedo questa persona si vuole mettere alle spalle tutto questo, 8 di bastoni. O può essere una persona, se è una persona nuova, che ha avuto una rottura di recente. E appena ti incontra c'è una sorta di cosa chimica che porta un po' a essere tesa questa persona e poi c'è uno sblocco totale. Vediamo un po' cosa succede alla fine. Scorpione, paggio di denari, il mago, 7 di spade. Perché questo 7 di spade? Perché il 7 di spade? La forza. Guarda, io vedo qua una cosa, qua c'è una... Allora, qua c'è un inizio, va bene? Paggio di denari, comunicazioni concrete, cioè comunicazioni volte a una concretezza. Il mago mi parla di inizio, un inizio che entrambi volete, questa persona vuole. Io vedo che forse qua c'è un po' di mancanza di fiducia con il 7 di spade, però subito dopo il 7 di spade viene la forza. Quindi io credo che c'è subito un recupero, non so da chi parte questa mancanza di fiducia, però io qua vedo un inizio, comunicazioni per un inizio, qua si vuole manifestare tutto, va bene? C'è una nuova opportunità tra te e questa persona o tra te e una persona nuova, te l'ho detto, dove si vuole manifestare tutto. Poi il 7 di spade mi parla di un po' di mancanza di fiducia o di una situazione, c'è un po' di perdita di fiducia momentanea che viene recuperata con la forza. Cioè, non so perché c'è questa mancanza di fiducia. 7 di denari, forse riguarda il lavoro o una distanza. Però non è un problema. Fammi vedere il lato positivo. Energia positiva. Ah, Cavaliere di denari. Allora, Cavaliere di denari, energia positiva mi dice che le cose vanno piano piano, però questo è positivo. Quindi nella misura in cui ci possono essere questioni lavorative, per esempio tue o da parte di questa persona, che possono generare un po', magari non vi sentite per un po' di giorni o comunque succede qualcosa e tu perdi un po' la fiducia, questa persona perde la fiducia, però c'è subito un recupero. Il Cavaliere di Denari mi dice qua al tuo positivo, le cose non vanno proprio sparate, va bene? Cioè non vanno subito, domani ci sposiamo, no, vanno un po' più lente, però è bene che vadano così, va bene? E infatti vanno un po' più lente, Cavalieri di Bastoni qua sotto. No, ma non ti preoccupare perché è tutto così secondo i piani, mi dicono le carte. Vediamo la carta negativa qual è. Il 6 di spade, può esserci una distanza. L'unica cosa, perché te l'ho detto qua che puoi conoscere una persona a distanza o questa persona può essere a distanza e questo può essere un po' il blocco, però le cose vanno lente, ma è giusto così. Va bene, qua io vedo inizio, manifestazione e forse per concretizzare qualcosa, però io vedo comunicazioni, però dopo una mancanza di fiducia che viene subito recuperata però.
Vediamo la forza, una carta sulla forza per favore. Infatti asso di bastoni. Guarda, assolutamente sì, viene recuperato subito, questa mancanza di fiducia viene recuperata subito, c'è la voglia di iniziare, di stare insieme. Io credo che sia questa distanza qui, o il fatto che magari non avanza repentinamente, a te ti può dare un po' alla testa questa cosa. Stai tranquilla perché è così che deve essere, perché è una buona stesa, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Vi ricordo a tutte le ragazze nuove che i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa è una persona che vuole realizzare dei desideri insieme a te. Va bene? Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti dirà questa persona. Solo tu mi fai sentire così. Lo fai sentire proprio benissimo questa persona. Mettiamone un'altra. Sono uno stupido. Questo ha a che fare con delle discussioni che avete avuto, va bene? Di cui magari tu non ti fidi, sei un po' così, 3 di spade. Oppure una persona magari nuova, che è una persona che può dileguarsi in un attimo. Se per esempio, adesso ti dico questa cosa, arriva questa persona nuova, tu ti invaghisci, ti innamori. Questa persona non se l'è passata bene in amore perché ha avuto una rottura. Il fatto che tu la incontri nuova, questa persona, genera un po' di contrasto in lei, in questa persona qui, in quest'uomo o in questa donna. Può fare silenzio per qualche tempo, può essere qualche ora o qualche giorno, e tu magari puoi perdere un po' la fiducia. Non ti preoccupare perché subito dopo c'è il recupero, non devi fare niente, e ti dice sono uno stupido, va bene? Perché non se l'è passata bene negli ultimi tempi. Ok, così evitiamo drammi. Ecco, vediamo un po' cos'altro ti aggiungono gli oracoli. Scorpione. A dire il vero, qui ed ora, non avevo dubbi. Respirare, guarda, qua questa persona ti dirà la verità, non si nasconderà, va bene? Ti dirà la verità, te l'ho anche detto qui ed ora, cioè proprio succede in questi tempi, e questo porta tutto in equilibrio. Quindi laddove tu senti un po' ma che sta succedendo, non ti preoccupare, fa questa persona. Respirare significa che tutto torna in equilibrio, va bene? Ok. Quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Allora, vediamo le linee generali, tanto durante poi le settimane noi facciamo, no? Tutti interattivi, tarocchi, vediamo un po'. Vediamo prima la tua energia, cosa succede in amore per te, come stai. Poi vediamo l'energia della tua persona di interesse, se c'è, altrimenti l'energia della persona che può arrivare. E poi vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Allora, questa Venere in Pesci cosa porta alle mie ragazze e ai miei ragazzi del Capricorno? Allora, vediamo Capricorno, vediamo. 9 di spade. Re di bastoni e il 6 di bastoni. Guarda, io vedo qua, ti vedo avere successo con una persona, con questo re di bastoni. Forse hai potuto avere delle preoccupazioni rispetto a questa persona, ma ti vedo avere successo. Io credo che tu ti metta alle spalle le preoccupazioni relative a questa persona. Quindi ti vedo piena di successo, di orgoglio per te stessa, perché ti metti alle spalle delle preoccupazioni con questa persona. Ora, se tali preoccupazioni sono mettersi alle spalle anche una persona, adesso lo andiamo a vedere, però comunque io ti vedo avere successo qua, metterti alle spalle le preoccupazioni con una persona, che ti ha potuto dare una persona, forte il segno dell'Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo. Cioè io vedo successo con una persona, vediamo un po', l'energia della tua persona di interesse, o della persona che può arrivare, l'energia della tua persona di interesse, Capricorno, 9 di denari, 3 di bastoni
E la regina di coppe. Allora, questa è una persona che ti ha nei suoi sentimenti. È una persona che può stare a distanza da te, molto concentrata sul suo lavoro e su quello che deve fare per vivere, per i suoi progetti futuri a livello lavorativo. Ti vedo che stai nella sua energia con la regina di coppe, che tu sia uomo o donna. È una persona che se la sta prendendo con calma rispetto alle sue emozioni perché è molto concentrata su quello che sono le sue priorità lavorative e di vita in questo momento. Ripeto, può stare a distanza da te, ti osserva molto e sente molto la tua energia. Qua abbiamo il segno del cancro, pesci, scorpione e della Vergine. Vediamo un po' cosa succede alla fine per te, Capricorno. Cosa ti porta la Venere in pesce alla fine? 3 di denari, Cavaliere di spade e il 2 di spade. Allora, io vedo che qua ci sono comunicazioni che arrivano all'improvviso per fare dei piani. 3 di denari mi parla di fare dei piani insieme, Cavaliere di spade di comunicazioni, il 2 di spade mi parla di una cosa che tu non ti aspetti, un po' di incertezza, di dubbi, però vedo comunicazioni per mettersi d'accordo, per fare dei piani insieme, magari per vedersi, e poi qualcosa però blocca. Cosa viene dopo il 2 di spade? Anzi, prima di tutto, perché il 2 di spade? Il mondo per una distanza. Si vogliono fare dei piani insieme, questa cosa ti viene detta? O ti viene detto che bisogna stare un attimo lontani per lavoro? Quindi c'è una sorta di stand-by, di blocco per la distanza. Vediamo cosa viene dopo il 2 di spade. L'8 di denari mi parla di una distanza per lavoro. Questa persona, allora io qua vedo che si vogliono da entrambe le parti fare dei piani insieme, però c'è un blocco relativo a una distanza, ci può essere una sorta di indecisione o di un blocco relativo alla distanza per lavoro. Però ti dico anche un'altra cosa. Abbiamo chiesto cosa viene dopo il 2 di spade. Siccome questa persona ha una bellissima energia da parte tua, è come se però verso di te è una persona però che sta aspettando prima di fare un'azione, no? Ti ho detto molto concentrato sul suo lavoro e sul suo futuro. L'8 di denari rispetto a te mi parla di una persona che vuole aprire un nuovo ciclo insieme e far funzionare le cose, d'accordo? Ecco perché ti vedo che esci fuori dalle preoccupazioni rispetto a questa persona e stai fiera, orgogliosa, insomma, va bene? Se è una persona nuova, stessa cosa, è una persona che sta a distanza per lavoro, secondo me, o è una persona che si prende molto i suoi tempi perché è molto concentrata su delle sue responsabilità lavorative e sul suo futuro. Quindi io qua vedo che c'è la voglia di venirsi incontro, di fare dei piani insieme, ma qualcosa può bloccare relativo alla distanza o al lavoro. Però successivamente l'8 di denari mi parla del fatto che si vogliono far funzionare le cose. Ok, vediamo il lato positivo. Carta positiva, amore. La regina di spade, avrai le idee chiare, va bene? Saprai esattamente, prenderai le decisioni con lucidità, avrai le idee chiare, saprai cosa fare, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ora vi dico anche un'altra cosa. Io credo che voi diate anche un ultimatum a qualcuno. Per alcuni di voi darete un ultimatum a qualcuno e sarete molto soddisfatte di questo. Un ultimatum per cosa? Che magari rispetto a delle preoccupazioni che vi dà perché questa persona è molto concentrata sull'energia su di sé e non arriva a fare dei passi. Io credo che qua voi darete un ultimatum per una concretezza. E nel frattempo qua vedete che questa persona reagisce a voi perché vuole far funzionare le cose. Ecco perché vi vedo fiera di questa cosa. Vediamo. Oppure la regina di spade comunque mi parla del fatto che avrai le idee molto chiare, saprai esattamente cosa dire e cosa fare. Vediamo alla carta negativa. 9 di coppe, vedi, questa è una persona che si muove difficilmente dalla zona comfort, te l'ho detto anche qua. Ecco qual è l'ultimatum che dirai, o comunque avrai le idee molto chiare
rispetto a quello che devi fare con questa persona. L'unica cosa è che questa persona non si muove molto dalla zona comfort o comunque ha delle sue responsabilità o delle sue cose che fanno attendere il vedersi, lo stare insieme. Mi spiego? Ok. Andiamo a vedere, anzi, sai che voglio mettere un'altra carta energia positiva sulla regina di spade, voglio essere ancora più precisa. È l'imperatore, sì. Allora, i tuoi ultimatum, o quello che farai, saranno volti a mettere ordine, cioè che si fa? Si fa questo, si fa quest'altro. Ok? Quindi applicala alle tue circostanze. Ok. Qua abbiamo forti segni dell'Ariete, Acquario, Gemelli, Bilancia, Leone, Sagittario e Vergine. Ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Se per esempio, ragazze mie e ragazzi, è una persona nuova, io qua vedo che voi priorizzate voi stesse e darete anche lì, metterete alla prova questa persona. Perché metterete alla prova questa persona? Perché l'unica cosa è che voi vi fa fatica a uscire da una situazione dove state bene con voi stesse da sole e metterete alla prova questa persona. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Quindi se avevate dubbi, non ne abbiate più, ok? Nessun'altra persona conta quanto conti tu. Un'altra carta, cosa ti dirà questa persona? Sto male senza di te, ok? Sto male senza di te, ok? Cos'altro ti dirà questa persona? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Questa carta sta uscendo a tantissimi segni, è proprio il senso di questa Venere in pesci che sta portando a stabilire quali sono veramente le proprie necessità emozionali rispetto a quello che non lo è più. Ok? Qua c'è un cambiamento amoroso. Ok. Vediamo adesso cosa ti dice l'altro oracolo. Respirare, tic tac, flessibilità. Sì, qua mi dice che tu vuoi un certo equilibrio, hai l'occasione di averlo e di dire la tua. Flessibilità mi dice che l'altra persona si dimostrerà flessibile nei tuoi confronti. Cos'altro? Infatti, dei dubbi. Le parche. Qua c'è una situazione che arriva per destino, che ha a che fare con quello che tu vai a rivendicare all'altro, come ti comporti all'altro. In questo caso tu avrai le idee chiare su cosa è per te importante, cosa è giusto e cosa non lo è. Mettendo alla prova chi hai davanti. Ok. Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile, quindi in via generale. Andiamo a vedere sia la tua energia, sia l'energia della persona che può arrivare o della persona di tuo interesse. Andiamo a vedere. Toro, come ti influenzerà questa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Vediamo la tua energia, Toro. Toro, in amore cosa accadrà? 3 di denari, 7 di spade, la stella. Io vedo che qua sei molto innamorata o ti innamorerai di una persona, forte il segno dell'Acquario. Sì, potevi avere un po' di mancanza di fiducia nell'amore o in questa persona, non fidarti molto dell'amore o di questa persona che arriva, però io vedo qua, ti vedo innamorata o innamorato con la stella. Metti da parte la mancanza di fiducia. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' qual è l'energia della tua persona di interesse, della persona che può arrivare per il Toro. 4 di denari, Re di denari e il 7 di coppe. Allora, io qua vedo una persona che ti pensa, ci sei nei suoi pensieri, nelle sue emozioni, ma vedo anche una persona che fa molta fatica ad aprirsi, una persona un po' più testa dura. Vedo una persona molto molto concentrata
su delle responsabilità sue, stabilità, denaro. Sì, vedo una persona che ha più fronti aperti, denaro, lavoro, raggiungimento di obiettivi personali lavorativi. Vedo una persona di questa natura qui. Però sei nei pensieri assolutamente di questa persona. Magari non si apre facilmente a te, eh? Può essere del tuo stesso segno, oppure Capricorno, Vergine. Ok. Vediamo un po' cosa succede alla fine. Toro, in amore, con questa Venere in pesci. 4 di bastoni. Il diavolo. E il 4 di coppe. Allora, io ti dico una cosa, io qua vedo questa persona che vuole un incontro passionale con te, vedo un incontro passionale, però poi vedo una sorta di 4 di coppe, una certa insoddisfazione, o tu non vuoi un incontro solo passionale, perché io qua vedo un incontro passionale, però c'è una certa insoddisfazione del 4 di coppe. Vedi, Cavaliere di Coppe, come se io ti vedo un po' insoddisfatta del fatto che magari questa persona in questo momento non dimostri altro. Oppure fammi vedere, perché il 4 di Coppe? Perché c'è questa insoddisfazione? Il giudizio, perché ti dai conto del fatto che questa persona ha molta passione nei tuoi confronti, magari non dimostra altro, perché è una persona un po' più chiusa. Vediamo cosa viene dopo il 4 di Coppe. Il 7 di bastoni, diciamo che qua tu gliela fai un po' sudare, vedi 5 di spade, ci può essere una discussione perché io qua vedo un incontro di passione, poi magari non vedi che questa persona riesce a esprimere altro perché magari è distratta da altre situazioni lavorative, e quindi prendi la decisione comunque di mettere un po' le barriere, è un po' così, o comunque qua c'è l'energia di qualcuno che c'è questo incontro di passione molto forte, energia preziosa, poi a un certo punto c'è un'energia un po' di demotivazione e si prende la decisione di mettere un po' di difese. Sì, forte energia del Capricorno. Vediamo un po' l'energia positiva per il Toro. 5 di spade, energia positiva, però la discussione che ci può essere tra di voi o questa sorta di insoddisfazione migliorerà, cioè va al tuo positivo. 5 di spada al positivo mi dice ci possono essere delle discussioni che però si risolvono, la situazione va migliorando, mi spiego, perché io qua credo che ci può essere una discussione, io vedo discussioni qua, è questa bellissima energia di passione travolgente, questo incontro, però poi c'è questa insoddisfazione, ti dai conto di qualcosa, o di qualcosa che non ti piace di questa persona, ci può essere una discussione però viene risolta, la situazione va a migliorare, mi dicono qua. Vediamo un po' energia negativa. Il 6 di spade, energia negativa, come se la situazione non avanzasse. O ci può essere una distanza tra te e questa persona, distanza fisica, geografica. Fammi vedere. Energia negativa, 6 di spade. Perché il 6 di spade? 3 di bastoni mi parlano di una distanza, come se la cosa non avanzasse per distanza, oppure accade qualcosa per cui tu non vedi prospettive, ti innervosisce o succede qualche cosa che però viene risolta col 5 di spade, la situazione va migliorando, mi spiego? Sì, 9 di denari, vedi, è come se questa persona ha distanza per lavoro o è molto concentrata sul lavoro, non vedo altro, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, così stanno le energie. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Questa persona ti ama o si innamorerà, va bene, anche se non riesce a dirtelo bene. E si innamora, ok, o si è innamorata. Vediamo un po' che cos'altro. Sto affrontando tutte le mie paure. Questa è una persona che può avere paura ad aprirsi all'altro, te l'ho detto già prima, quindi ci può essere una discussione di questa natura che ti dà un po' da pensare, però la situazione va migliorando, eh? Cos'altro ti dirà questa persona?
Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Sì, questa è una persona che si renderà conto di avere un sentimento molto profondo e importante per te. Ok, molto bello, sì. Vediamo un po', vediamo un po' cos'altro ti aggiunge l'oracolo. Scambiarsi doni, la tribù, spingersi al limite. Sì, io credo che qua c'è una bellissima energia, come ti ho detto prima, di incontro, e poi spingersi al limite viene dato un ultimatum, oppure tu non sei d'accordo su qualcosa che però va a migliorare. Vediamo ancora. La storia è infinita, vedi che si ripete qualcosa, rigenerazione, però c'è la possibilità di miglioramento. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere questa Venere in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile, cosa ti porterà nell'amore. Vediamo l'energia tua in amore, l'energia della tua persona di interesse se c'è, oppure della persona che può arrivare. Vediamo un po', Vergine, cosa accade nell'amore, prima la tua energia, cosa accade in amore, Vergine, cosa accade in amore, vediamo un po' cosa accade in amore. 6 di coppe, il Papa, l'eremita. Allora, io ti vedo molto riflessiva, o riflessivo, ti vedo molto riflessivo su una connessione che senti potentissima con una persona. Sei di coppia, una persona del tuo passato, una persona che conosci molto bene. Ti vedo con una connessione molto riflessiva, pensando molto a una persona del tuo passato con cui c'è stata una connessione fortissima e c'è ancora. Questo per alcune di voi è palese, è chiaro. Forte il segno del Toro e della Vergine come te, ma ti vedo molto pensare a questa persona per molti di voi. Per altre invece che non stanno con nessuno, io vedo qua che siete molto esigenti con il Papa e andate molto prudenti con l'altro, non vi aprite facilmente, è come se ricercaste una sorta di felicità ancestrale, quasi adolescenziale, infantile, siete molto esigenti. Mm? Vi aprite a poco, non vi aprite tanto. Vediamo un po' cosa può arrivare rispetto alla tua persona di interesse, vediamo un po'. Che energia ha la tua persona di interesse nei tuoi confronti? 4 di bastoni, 8 di bastoni e il re di denari. Allora, questa persona ha un'energia bellissima nei tuoi confronti. Questa è una persona che vuole un incontro con te, vuole avanzare con te, certamente secondo i suoi tempi con re di denari, cioè magari ci sta mettendo tempo, ci vuole, o magari è una persona che ha un impegno, può avere degli impegni lavorativi, responsabilità proprie, però ha una buona energia nei tuoi confronti. Vuole stare con te, vuole muoversi verso di te, comunicarti, spostarsi con i suoi tempi. Cioè, comunque è possibile che stia andando più lento, è comunque una persona di tutto rispetto qua mi esce. Ok. Può essere una persona nuova, certamente, a cui tu ti aprirai pian piano, però ha una buonissima energia nei tuoi confronti. Ok. Vedi qua c'è 4 di spade, una persona che si prende i suoi tempi. Vuole avanzare verso di te, è molto concentrato sulla sua stabilità, anche personale, familiare, casa, famiglia, negozio, però vuole avanzare verso di te. Vediamo un po' cosa succede alla fine per la Vergine in amore. 9 di coppe, asso di coppe, il mondo. Qua si apre una nuova tappa d'amore per te con questa persona. A pensare, nonostante un'energia di
9 di coppe, no? Ognuno sta nella zona comfort, sta nel suo, qua c'è un asso di coppe, c'è un nuovo inizio insieme, o con questa persona che già conosci, o semplicemente un nuovo inizio, e il mondo mi parla di una nuova tappa. Assolutamente, c'è una nuova tappa che entra per l'amore, vedi la giustizia per te. Vediamo perché il mondo... La regina di denari assolutamente verso di te, sì, una nuova tappa dell'amore. Per te si apre con questa Venere in pesci una nuova tappa d'amore con questa persona. È pur vero che è stata necessaria della pazienza, ma ti vedo anche a te prendertela in modo proprio paziente, perché vuoi vedere se questa persona è alla tua altezza, hai esigenze molto alte ed è giusto così. E vedo che c'è una grande soddisfazione per te. Ok? Vediamo un po'. Quindi io ti dico anche che se c'era contatto zero con questa persona, si riaccende la comunicazione, soprattutto su internet, e questo ti fa molto felice e te la prendi con calma. Molte di voi è una persona che conoscono già. Andiamo a vedere energia positiva per la Vergine. Il 7 di bastoni, energia positiva, mi dice che se c'erano degli ostacoli dovuti alla distanza o per altro, mi dice che vengono superati. Adesso ti dico anche un'altra cosa che mi è arrivata questa carta. Molti di voi che era difficile dimenticare una persona del passato, va bene, si apre l'opportunità 100% con una persona nuova, e il 7 di bastoni qua mi dice che tu metti le distanze definitivamente da una persona del passato da cui stavi cercando di uscire, ma non ci riuscivi. Quindi il 7 di bastoni mi dice ce la fai. Qua arriva un nuovo amore per te, se è il tuo caso, Vedi la morte, alcuni di voi non riuscivano a fare questo cambio, a mettersi alle spalle un passato con una persona del passato con cui c'era una connessione forte, ci andavate caute, però qua vedo che piano piano questa persona si insinua nel modo positivo del termine, soprattutto conversazioni su internet, su WhatsApp. Ben aspettate le conversazioni su WhatsApp e su internet, e vedo questa cosa ti fa molto felice. Vediamo energia negativa. Il 3 di bastoni, vedi, che mi parla di una distanza, può essere tra te e una persona, questo ti può generare un po' di insoddisfazione. Una distanza con una persona può essere l'unica energia negativa, ma non la vedo relativa comunque come cosa. Ho una progettualità a distanza. Vediamo sul 3 di bastoni, perché il 3 di bastoni? La regina di bastoni mi dice che questa cosa ti può dare un po' di sconforto, il fatto che ci sia una distanza magari per lavoro, ok? Però ti può demoralizzare, però non è così, perché vedo che i problemi rispetto alla distanza vengono superati, ok? Ok. Vediamo un po' cos'altro ti aggiungono gli oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei sono acquistabili nel sito sotto all'info box. Vediamo un po' i nostri oracoli lui-lei. Cosa ti dirà questa persona? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa è una persona che vuole inglobare tutto, ti sta sognando, vuole inglobare tutto quello che fa con te. Cos'altro ti dirà? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Questa è una persona che si sente degna e meritevole di quello che prova per te. Il suo tormento è finito, che vuol dire? Che se c'erano contact, situazioni di distanza, eccetera, non c'è più, va bene? Se è il tuo caso. Ancora, cos'altro ti dirà? Mi hai strappato il cuore, gli hai strappato il cuore a questa persona, o gli strapperai il cuore, bellissima energia. Vediamo un po' cosa ti aggiunge l'oracolo. Immaginare, perché serendipità, qua dopo tanto tempo di chiedersi perché da parte tua, immaginando perché non arriva questa connessione o quella con cui mi sono sentita bene, questa sorta, no, di bellezza interna, serendipità, la buona sorte gira dalla tua parte, occasione da prendere al volo, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti e a tutte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.